Ciao a tutti, oggi pizza a ruota di carro, quindi enorme, buonissima per tutta la famiglia. Vi è venuta voglia? Prepariamola insieme così avrete una buona pizza per stasera. Iniziamo. 450 g di farina, 0. 300 g di acqua, temperatura ambiente, 10-15 g di lievito di birra, fresco oppure 4 g secco. E iniziamo a mescolare. Poi aggiungiamo il resto dell'acqua. Come tutti gli impasti può essere corretto, quindi possiamo aggiungere poca acqua in più o poca farina in più per arrivare alla consistenza giusta che poi vedrete. Mezzo cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale. Lo zucchero serve per dare il colore, specialmente nei forni di casa che non arrivano a temperature alte. Lo zucchero o il miele o il malto, ancora meglio, serviranno proprio per dare il colore al prodotto finito. Sembrerà quella delle pizzerie. Ora aggiungiamo i 2 cucchiai di olio, uso olio d'oliva perché mi piace di più il sapore, ma va bene anche olio di semi, e ci siamo. Lo facciamo assorbire ed ecco la consistenza, deve essere morbida ma non proprio liquida. Lasciamo crescere per 35-40 minuti, anche un'ora va bene. Così inizierà a crescere e sarà più elastico, vedi? Da lavorare, quindi facciamo le classiche pieghe dal basso a portare verso su col mestolo oppure con le mani se preferisci. Ti bagni le mani e lo fai con le mani. Quindi dal basso verso su. Lo solleviamo, vedi come inizia ad essere incordato perché non si stracciano. Questo praticamente è lo stesso impasto che ho fatto per i panini al cucchiaio, che hanno avuto un grandissimo successo. Ti lascio il link sotto in descrizione nel primo commento, è in alto a destra adesso. E più ne facciamo meglio è. Così diventerà più liscio, sempre più liscio. Diventa così. Lasciamo crescere per adesso fino a 2 ore o fino al raddoppio. Poi, come dico sempre, i tempi di lievitazione sono relativi, nel senso che dipende dalla temperatura che abbiamo in casa, ognuno, quindi varia 2-3 ore, 1 ora e mezza, dipende. In questo caso fidiamoci dell'occhio, si vede quando è cresciuta, che non deve screscere, l'importante è che non vada oltre la lievitazione, perché poi non riusciamo più a gestirlo, questo è molto importante, forse non ve l'avevo mai detto, ve lo dico adesso. Semola sempre per la lavorazione oppure farina di riso e senza stressarla troppo la dividiamo a metà. Con queste dosi vengono 2 belle pizze grandi, quindi le pizze a ruota di carro sono enormi, ma tu puoi fare anche pizze normali. Questo è un impasto che va benissimo per tutti i tipi di pizza, focacce, calzoni. E quindi facciamo i panetti così, senza stressare l'impasto, importantissimo, mi raccomando, senza lavorarlo di nuovo, dovete solamente piegarlo e mettere l'aria all'interno, stop, di una facilità incredibile. Infatti tutti voi che l'avete fatto vi ringraziate per i risultati ottenuti e io vi ringrazio voi per averli fatto. Lungo uno stampo da 40, 38-40 va bene, deve essere grande. La ruota di carro si chiama ruota di carro perché è grande e sottile. La ungo tanto perché, come vedi, è un po' consumata, quindi preferisco ungerla un po' di più in modo che non si attacca. La ruota di carro è rotonda, se no non si chiamerebbe ruota di carro. Intanto è trascorsa un'altra ora e vedi come sono belli cresciuti. Questo è importante anche, la crescita, la seconda crescita deve essere belle, contenuti ma cresciuti. E quindi andiamo alla stesura che io faccio a mano, perché quando il panetto è ben cresciuto farlo a mano è molto semplice. Per fare la classica pizza napoletana bisogna fare il bordo un po', però visto che noi dobbiamo fare la ruota di carro il bordo non ci va. E se non siamo pizzaioli professionisti ci adattiamo a stenderla più o meno bene con le mani, quindi girandola, rigirandola e facendola, allargandola così con le mani finché otteniamo la misura giusta. Non è difficile, un po' di pazienza. Se proprio non hai la manualità puoi stenderla col mattarello naturalmente, anche se cambia poi la consistenza. Ora la prendiamo, la scrolliamo un po' della farina in eccesso e la mettiamo sulla teglia. Prepariamo il pomodoro, pomodori pelati schiacciati e conditi con sale, olio,
e basilico io metto, o origano se ti piace. E condiamo la pizza. Io la faccio margherita perché mi piace, poi specialmente questo tipo di pizze preferisco margherita, ma ognuno è libero di mettere quello che vuole. Un filo d'olio prima di infornarla. Intanto mi raccomando il forno già a 250 gradi, quindi il massimo del forno di casa, oppure se hai di più meglio. L'altro panetto, visto che siamo in due, quindi non lo consumo, lo metto in un contenitore, unto con un po' di olio, chiuso, e lo metto in frigorifero, così sarà pronto per la prossima pizza. 2 o 3 giorni può stare tranquillamente. Inforniamo alla massima temperatura del forno, sulla base, quindi 250 gradi. Io ventilato uso sulla base, quindi 5-6 minuti massimo, e il profumo già ti fa venire voglia di mangiare. E condiamo adesso con la mozzarella. Questo lo faccio in 2 step perché nel forno di casa la mozzarella si asciugherebbe troppo e quindi non avrebbe un bell'aspetto. Invece noi vogliamo bella filante e quindi la mettiamo in un secondo momento. Però prima sotto alla base devo mettere un po' di basilico e poi sopra la mozzarella o la provola, in modo che non si bruci il basilico. Diamo un ulteriore sapore con una grattugiata di grana padano o parmigiano, ci sta benissimo. E rinforniamo sempre alla stessa temperatura, però a ripiano più in alto. A dopo. Ed ora la faccia diventa faccia da pizza. Allegra, amo. Poi quando mi si presenta così davanti, chi come me è pizza dipendente. Te la faccio sentire al microfono, senti? Beh, croccante, bella. Mannaggia. So che la rifarete in tanti, vi raccomando, fatemi sapere, mandatemi come sempre le foto. Una bella pizzona familiare così, grande, enorme, come vedi esce fuori dal piatto, il piatto è già 33, quindi deve essere così, la ruota di carro. Certo, mangiata nelle pizzerie napoletane è tutta un'altra cosa, però noi la facciamo a casa e ci accontentiamo. Andrebbe tagliata su un tagliere, ma io mi adatto, come sapete. È una cucina casalinga la mia, Ed ora cerco di parlare di meno, così vi gustate questa bella pizza. Con gli occhi, io con la bocca. Bollentissima, da ostione, ma così deve essere. Penso sia inutile qualsiasi commento, quindi si sa, è buona, non possiamo dire niente. Grazie per la visione come sempre, io continuo perché la pizza non può aspettare. Baci baci, alla prossima.